Borna Sosa Inter, proprio nelle ultime ore di questo calciomercato estivo lunghissimo, interminabile, si accende il caso Robin Gosens e allora l'Inter si attiva su questo nuovo nome spuntato all'improvviso e di cui dobbiamo assolutamente parlare oggi insieme perché la situazione si sta facendo piuttosto calda. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Come di consueto, quando c'è un nome nuovo accostato al mercato dell'Inter, lo andiamo ad approfondire qui sui nostri canali con uno dei nostri format più richiesti, sempre molto apprezzato. E come facciamo sempre all'interno di questo format, non perdiamo tempo e partiamo subito dalla notizia. Dicevamo, tutto nasce dal caso Gosens, di cui direi di parlare in maniera più approfondita, magari in un altro contenuto a parte, soprattutto se l'operazione dovesse poi andare in porto. Al momento siamo ancora in una situazione di stallo perché c'è stato un blitz da parte del Bayer Leverkusen a Milano, il club tedesco ha incontrato l'agente di Gosens e ha formulato un'offerta all'Inter che però, per quanto mi risulta, nel momento in cui sto registrando, non convince la dirigenza nerazzurra, perché si tratterebbe di un prestito poco oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva attorno ai 26-28 milioni di euro. Una cifra importante visto che l'Inter ha pagato Gosens 15 milioni di euro più 10 di bonus, di cui diversi poi non si sono concretizzati ancora, però dicevo è una formula che non convince l'Inter perché vuole l'obbligo di riscatto eventualmente per acconsentire a questa cessione. Per cui la situazione rimane ancora in sospeso con l'agente che però poco fa ai microfoni di Radio Radio ha parlato di un Gosens che ha il 60% di possibilità di andare via e il 40% invece che resti. Per cautelarsi, l'Inter, come detto, ha immediatamente sondato il mercato proprio in queste ore per cercare anche un sostituto all'altezza. Ovviamente si è parlato di Bakker come possibile operazione di scambio proprio con il Bayer Leverkusen, un esterno olandese ex PSG. Si è parlato di nuovo di Marcos Alonso che però sembra sempre destinato al Barcellona e allora occhio appunto a Borna Sosa di cui parliamo all'interno di questo episodio di oggi. C'è già stato un contatto con lo Stoccarda, viene valutato circa 20 milioni di euro, un nome molto in voga già dall'anno scorso nel mirino di tanti top club europei. È una cifra che sembra anche leggermente trattabile in questo momento, c'è però una forte discussione in corso anche qui, soprattutto sulla formula, perché l'Inter potrebbe essere nel caso costretta, diciamo, a pagare un prestito oneroso più alto, più importante per avere il diritto di riscatto anziché l'obbligo. Questa è la situazione attuale, siamo in attesa di sviluppi che vi racconteremo poi ovviamente nei prossimi contenuti, nella diretta delle 19:30, vi terremo aggiornati passo passo, quindi mi raccomando iscrivetevi subito al nostro canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete neanche un aggiornamento in tempo reale. Parliamo però appunto di Borna Sosa. Che giocatore è Borna Sosa? Soprattutto sarebbe un buon colpo per l'Inter oppure no, qualora dovesse arrivare prendendo il posto di Robin Gosens. Condividiamo la scheda Transfer Market, vediamo la carta d'identità di questo calciatore, un difensore esterno, un terzino sinistro croato, nato il 21 gennaio 1998, alto 1,87 m, segnala Transfer Market sul suo portale. Gioca nello Stoccarda, come dicevamo, dove ha un contratto fino al 2025. Di nazionalità anche tedesca, c'era stato anche un caso, visto che era vicino ad accettare la nazionale tedesca, poi dovette scusarsi per rientrare nel giro della nazionale croata. Per quanto riguarda la carriera di questo giocatore che secondo Transfer Market ha un valore di 23 milioni di euro raggiunto come picco lo scorso giugno, la carriera di Borna Sosa è una carriera che si sviluppa nel settore giovanile del Dinamo Zagabria, da dove esce per andare allo Stoccarda però parte anche con un po' di sfortuna perché arriva subito la retrocessione nella Serie B tedesca, diciamo così, va un po' in difficoltà, non solo per colpa sua, diciamo, ma anche lui sicuramente ha avuto qualche problema di ambientamento nella sua prima parte di avventura in Germania, poi nella stagione nella Serie B tedesca lo stesso non è riuscito ad imporsi bene, mentre poi nella stagione 2021 al ritorno nella massima divisione tedesca è tornato sicuramente a far vedere quello che prometteva nel settore giovanile del Dinamo Zagabria, dove era un profilo molto quotato, molto interessante, se ne parlava moltissimo. Quindi dopo una partenza col freno a mano legata anche a dei problemi fisici che lo hanno un po' tormentato
nella sua avventura in Germania, soprattutto nella prima parte. È riuscito poi, come dicevo, a trovare continuità in Bundesliga, ha fatto subito molto bene. La stagione 2021 si è chiusa con 10 assist in 28 partite e nella stagione 21-22 è riuscito nuovamente a dare continuità dopo un mercato in cui, come dicevo, si erano mosse squadre come Barcellona, Manchester City, altre squadre molto forti. Sembrava che potesse andar via, è rimasto forse anche un po' controvoglia ed è riuscito comunque a fare un'altra stagione importante con 2 gol e 9 assist in 30 partite. È entrato anche da settembre del 2021, come dicevo, nel giro della nazionale croata dopo un piccolo caso che si era acceso appunto con la possibilità anche di difendere i colori della Germania. Questo per quanto riguarda quindi la carriera anche di questo calciatore. Vi mostro poi, per chi ci segue da YouTube, una heatmap per farvi capire la zona di campo che preferisce coprire questo calciatore. È chiaramente, come vi dicevo, un esterno a tutta fascia e lo vediamo soprattutto nella scorsa stagione con una heatmap tutta concentrata sulla corsia di sinistra. Gioca a tutta fascia nella parte finale della scorsa stagione, ha fatto anche il terzino nella difesa a 4, però gioca soprattutto nel 3-5-2 da esterno di sinistra oppure nel 3-4-3, giocando proprio con i piedi sulla linea laterale, possiamo dire, come riferimento, e riceve il pallone molto alto ed è molto presente in zona offensiva. Questo per darvi una collocazione anche in campo e per darvi quindi un'indicazione sul ruolo di questo calciatore. Per quanto riguarda invece le caratteristiche, anche qui vado dritto al sodo, è un buon profilo, assolutamente. Come dicevo, molto chiacchierato da tempo, seguito da club importanti, quindi potenziale sicuramente c'è. È tutto mancino, destro veramente poco. Spicca, secondo me, soprattutto se vedete le partite, se lo avete seguito, per l'abilità nei cross con il pallone nei piedi, ma soprattutto quindi con i traversoni, i calci piazzati. È una macchina da assist in questo senso e le statistiche di cui vi ho parlato prima sicuramente lo confermano. Un piede quindi veramente molto educato in questo, mentre secondo me ancora oggi, nonostante queste sue abilità tecniche, è ancora un po' meno creatore di gioco. Potrebbe esserlo ancora di più con il pallone, tra i piedi. Se devo farvi un paragone con un altro calciatore per farvi capire un po' le caratteristiche, sicuramente molto differenti da Robin Gosens. Gosens è un giocatore che va più sulla corsa, nello spazio e a chiudere sul secondo palo, e ha anche tanti gol in carriera Gosens, cosa che Borna Sosa non ha. Potrebbe essere invece, secondo me, Sosa più simile ad un Filip Kostic, che dall'Eintracht è passato poche settimane fa proprio alla Juventus dopo essere stato spesso accostato all'Inter. Anche se devo dire che Kostic ha segnato in carriera più gol, è anche più esperto, ha sicuramente più anni, però a me dà l'impressione Kostic di avere un'ossessione ancora più marcata nella ricerca del cross in area di rigore. Sosa questo ce l'ha un po' meno, alterna anche un po' di più le giocate. Ha comunque una fortissima propensione offensiva, gioca molto in avanti, questo anche perché il sistema di gioco dello Stoccarda lo porta a giocare molto in avanti, buona abilità quindi, come vi dicevo, con il pallone tra i piedi, ed ha anche una buona velocità, nonostante comunque, come vi dicevo, dal punto di vista fisico, Transfermarkt lo segnala alto 1,87 m, quindi nonostante la stazza è magrolino, ma è molto agile e veloce nonostante l'altezza. Su cosa può migliorare invece, secondo me? In generale direi in tutta la fase difensiva, sicuramente, perché come dicevo, le caratteristiche del gioco dello Stoccarda lo hanno portato ad avere una propensione molto offensiva anche nel ruolo di terzino a 4, dove comunque non ha sfigurato, però non ha avuto delle indicazioni, delle richieste molto marcate in fase difensiva. Quindi su questo sicuramente deve lavorare, soprattutto in caso di arrivo in Italia, quindi deve crescere anche dal punto di vista tattico, secondo me, per quanto riguarda l'Italia, e forse anche un po' dal punto di vista fisico, nel senso che per come siamo abituati, secondo me, a vedere dei calciatori qui in Italia, forse qualche chilo in più di massa muscolare potrebbe fargli soltanto bene. Vi do anche alcuni dati, alcuni numeri aggiuntivi, proprio per identificare meglio questo calciatore. Ho deciso di metterlo a confronto con Ivan Perisic, che è quello che è stato il titolare dell'Inter nella scorsa stagione e che abbiamo perso, e con appunto lo stesso Filip Kostic, che secondo me rispetto a Gosens è un giocatore che gli somiglia di più. Abbiamo preso quindi dal portale WhoScored i dati della scorsa stagione, Perisic in Serie A, Sosa e Kostic in Bundesliga. Cosa emerge secondo me da questi dati? Intanto Perisic ha giocato notevolmente di più rispetto agli altri, sicuramente, però
ad una prima occhiata va subito segnalato come tutti quanti hanno messo a segno un grande numero di assist. Perisic rispetto agli altri ha segnato anche molto di più e come vi dicevo Sosa invece dal punto di vista dei gol al momento segna ancora poco. Però Sosa emerge rispetto agli altri per una grandissima precisione nei passaggi, 77.9 è il dato notevolmente più alto rispetto agli altri. Dal punto di vista difensivo, avendo giocato anche da terzino a 4, ha qualche dato più alto, migliore dal punto di vista dei dati difensivi, però soprattutto secondo me è interessante segnalare la percentuale di dribbling effettuati molto alta, più alta rispetto a Perisic e allo stesso Kostic, e anche dei passaggi, sia per quanto riguarda i passaggi chiave che i cross. È un giocatore con delle elevati doti offensive, come vi dicevo Kostic però è ancora più ossessionato dal cross, 3.3 a partita contro i 2.5 di Sosa, 1.1 invece di Ivan Perisic. Questo per collocarlo un po' dal punto di vista dei numeri. Vi aggiungo poi anche alcune statistiche interessanti secondo me, perché Borna Sosa risulta essere tra i migliori in assoluto, è nel 2% dei migliori terzini in Europa per creazione di azioni che portano al tiro, quindi per aver creato delle azioni che hanno portato poi lo Stoccarda a concludere in porta. È tra i più interessanti in generale in tutte le statistiche di creazioni di azioni pericolose e anche nei passaggi progressivi e nei palloni progressivi portati in avanti, mentre, come vi dicevo, ha delle statistiche molto basse nella fase difensiva se confrontato con altri giocatori che giocano nel suo stesso ruolo. Conclusione, senza entrare nel merito della vicenda Gosens, come vi dicevo, ne parleremo magari a parte qualora l'operazione dovesse effettivamente concludersi. Quello di Borna Sosa sarebbe, nel caso, secondo me, un profilo molto interessante con cui sostituire eventualmente Robin Gosens. È un giocatore pronto al salto di livello, per caratteristiche si integra bene secondo me nel gioco dell'Inter, oltre al fatto che è un giocatore diverso da Dumfries, da Darmian e da Bellanova, che quindi ti rende il pacchetto di esterni più vario. Forse rispetto a questi tre è più simile a Di Marco in questo senso, ma con delle doti offensive più spiccate, secondo me. Allo stesso tempo, però, è chiaro che avrebbe bisogno anche di diverso tempo per ambientarsi al calcio italiano, all'Inter, e andrebbe gettato eventualmente nella mischia senza aver avuto l'opportunità di lavorarci tanto e di inserirlo bene nel nostro schieramento. Questo inevitabilmente aggiunge sempre delle incognite nell'adattamento del calciatore e sono incognite sicuramente da valutare. In generale, però, per chiudere, è un tipo di acquisto che io mi aspetto dall'Inter. Adesso senza entrare nel caso specifico magari di Gosens eccetera, eccetera, però un nome fuori dal solito giro dei giocatori della Serie A o dei soliti procuratori, un profilo che ha già accumulato una esperienza, che viene corteggiato e seguito da molti club importanti, ma che non è ancora esploso del tutto. Può ancora fare quel salto. Secondo me l'Inter, soprattutto per il momento che sta attraversando, deve fare questo tipo di colpi, andare a prendere giocatori prima che facciano l'ultimo salto da top club. Questa è un po' la mia opinione anche su questo giocatore. Seguiamo poi i prossimi sviluppi, fatemi sapere se lo conoscete oppure no, se vi piace, se vi convince o meno questo tipo di profilo. Ripeto, di Gosens parleremo poi a parte in un altro contenuto. Intanto la discussione poi prosegue nel club di Passione Inter, dove sto vedendo anche in questo momento, sto ricevendo tantissimi messaggi nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete entrare a far parte anche voi della nostra splendida community. Poi, prima di salutarvi, vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento assolutamente non perdere, lo trovate qui sotto, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta semplicemente cliccare qui. Mi raccomando, non perdetevelo.